Ciao a tutti, amici dell'Aquario, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Acquario, tendenze energetiche generali per la seconda parte di luglio 2022. Ok, wow! Amici dell'Aquario, abbiamo il Sole. Qui si parla di espansione, di crescita, si parla di sentimenti genuini, sentimenti puri, di entusiasmo. E la carta del Sole fa anche riferimento a tutto quello che è la sfera delle amicizie, insomma. Andiamo a vedere gli oracoli della saggezza che cosa hanno per voi. A dire il vero. Cari amici dell'Aquario, il Sole fa anche riferimento alla chiarezza mentale. E questa carta, che è una carta numero 14, si chiama a dire il vero e fa riferimento a quello, diciamo, su cui voi non siete più d'accordo. Ci sono certe cose probabilmente nella vostra vita che stanno andando avanti per inerzia e probabilmente in questa seconda parte di luglio arriverà una sorta di presa di consapevolezza su quello che veramente è valido per voi, su quello che veramente volete fare voi, insomma. Fa un po' anche riferimento a quelle che sono le aspettative magari degli altri, ok? Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono per un collettivo, quindi non risuonerà tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Per avere poi un messaggio più completo potete ascoltare ascendente e segno lunare e nella descrizione del video trovate un link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi. E trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora, partiamo con un 5 di coppe, 10 di coppe e l'imperatrice. Questa carta parla sempre di quello che è un sentimento di tristezza, un sentimento di rammarico, di senso di colpa, e lo sento un po' legata a questa carta qui perché è come se qualcuno in questa seconda parte di luglio si rendesse conto che probabilmente non è così felice come pensa di essere. Nonostante ci sia questo 10 di coppe, quindi in realtà molte persone hanno tutto quello che vogliono o di cui potrebbero aver bisogno per essere felice, quindi si è in una sorta di compimento, in una sorta di appagamento, di tranquillità anche familiare, ok? Andiamo avanti con l'imperatrice, che fa riferimento a quello che è l'espansione, la prosperità, ok? Quindi probabilmente avete tutto quello che vi serve, diciamo, per essere felici in questo momento, ma qualcuno vorrebbe un po' di più. Vorrebbe questa sorta di indipendenza economica piuttosto che di ehm, capacità creativa, piuttosto che gestare o un nuovo progetto, una nuova idea, oppure anche un bambino, perché l'imperatrice vi ricordo che fa riferimento alla madre, all'essere madre, quindi per qualcuno potrebbe anche fare riferimento al voler mettere su famiglia, insomma, voler passare al passo successivo, anche se in questo senso comunque la lettura è più, ehm, è più focalizzata su una lettura, diciamo, in generale, su quello che sono i movimenti energetici in generale. Per qualcuno potrebbe risuonare anche come il desiderio di essere madre, di gestare qualche cosa, può anche essere un'idea, un progetto, insomma. Proseguiamo poi con la ruota della fortuna e la sacerdotessa. Così è peggio, vero? Tanto poi ritorna come prima. Allora, la ruota della fortuna è come se dicesse che non si sta chiudendo qualche tipo di ciclo.
mm? Vi ricordo che anche qui avevate un 10, parla di compimenti, parla di fine cicli e qui abbiamo la ruota della fortuna che in questo caso parla di karma. C'è qualche tipo di ciclo qui che ancora non si è chiuso. E con la carta della sacerdotessa è un po' come se vi dicessero cerca dentro. La carta della sacerdotessa parla di intuito, parla di ricettività, che è anche un po' l'energia dell'imperatrice. Sono due carte che esprimono una forte femminilità, quindi che anche voi siate uomini, denota il fatto che dovete un po' farvi aiutare da questo lato femminile, ok? Perché il lato femminile è quello dove dimora tutto quello che è la ricettività, l'accoglienza, l'apertura, l'osservazione, e qui fa un po' riferimento a quello. La sacerdotessa parla anche di sogni molte volte e parla anche di cose che sono nascoste, quindi che potenzialmente potrebbero venire a galla. Non sono necessariamente cose che qualcuno vi nasconde o che voi state nascondendo a qualcuno, ma potrebbero semplicemente essere cose di cui fino adesso non siete stati consapevoli e che in questa seconda parte del mese verranno a galla. Abbiamo poi un 4 di coppe. Il 4 di coppe parla di qualcuno che non vede le opportunità che ci sono a fianco, le opportunità che ci sono vicino, insomma, perché è una persona fondamentalmente che è cieca, non vede più in là del suo naso, ok? Quindi io credo che queste due carte insieme siano indicative perché comunque da un lato c'è quella che vi dice guarda dentro perché le risposte sono dentro, le hai dentro il cuore e qui è una carta che dice appunto che non si vede quello che c'è fuori, le opportunità che ci sono fuori. Il re di pentacoli alla fine della lettura promette bene perché normalmente i re sono persone, soprattutto quello di pentacoli, sono persone generose che comunque sono predisposte insomma ad aiutare, sono generosi, quindi potrebbe essere una persona che arriva nella vostra vita e che vi dà una mano in quello che è la realizzazione di questo progetto che voi avete in testa con l'imperatrice o potrebbe essere la vostra attitudine, cioè dopo tutto questo lavoro di sacerdotessa si arriva a quello che è la stabilità, se vogliamo, la ricchezza economica, anche perché comunque il Re di Pentacoli indica proprio quello che è la ricchezza. Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta, cerco di darvi qualche dettaglio in più. Io intanto ci tengo a informarvi che ho iniziato la pubblicazione del corso di tarocchi. È un corso molto semplice, è un corso base ed è adatto veramente a tutti. E invito tutte le persone che hanno il piacere di ascoltare le letture, insomma, di dare un'occhiata perché può essere interessante, ok? Vi dà la possibilità di entrare un po' di più in quello che è il mondo dei tarocchi e di capire anche meglio le letture che si fanno, insomma. Bene, andiamo a vedere il 5 di coppe. 6 di bastoni al contrario. Vediamo che altro. E il diavolo. Io credo che qui questa sensazione di pentimento, di rammarico, sia dovuta al fatto che ci sia stata una sorta di condizionamento nel passato, probabilmente una sorta di costrizione con questo diavolo, di vincolo, potrebbe anche essere qualche tipo di contratto, qualche tipo di accordo che vi faceva sentire magari un po' vincolati così, un pochettino ingabbiati. E il 6 di spade al contrario, scusate, di bastoni al contrario, fa riferimento a quello che non vi è stato riconosciuto, ok? È come se qui ci fosse qualcuno che non si è mosso come avrebbe voluto e di conseguenza non ha ricevuto i riconoscimenti che avrebbe voluto. Andiamo avanti con questo 10 di coppe. Fante di bastoni. Allora, per qualcuno si tratta, e la sacerdotessa un'altra volta, per qualcuno si tratta di una situazione a livello familiare, dove la famiglia in questo momento è molto presente, e potrebbe anche far riferimento a qualche figlio, perché comunque qui abbiamo un fante ehm, di bastoni. Se non fosse questo il vostro caso, cioè se non fosse un figlio, potrebbe essere comunque
una persona che è intorno a voi in questo momento di vita, questo fante di bastoni, quindi potrebbe rappresentare magari qualcuno con il quale o con la quale avete una collaborazione, potrebbe essere un collega, se si parla di gruppo a livello di lavoro. Se invece si parla di gruppo familiare, mi parlano di nipoti, quindi potrebbe anche essere un nipote, ok? E la sacerdotessa qui, guardate, in realtà sono due carte un po' contrastanti, ma non troppo. Nel senso che il fante di bastoni parla di quello che potrebbe essere un egoismo e la sacerdotessa parla di quello che è il guardarsi dentro. Quindi qui secondo me si sta rivalutando un pochettino la posizione che si ha all'interno di questo gruppo, sia familiare che lavorativo, ok? Andiamo a vedere l'imperatrice. Abbiamo il Papa e la morte al contrario. Sì, il Papa parla di qualche tipo di riconoscimento che si vuole, che si attende, di cui c'è bisogno. Probabilmente è lo stesso riconoscimento di cui parlavamo qui con il 6 di bastone al contrario, ok? C'è qualche cosa che non si chiude con la morte, ma lo rivediamo anche qui con la carta della ruota della fortuna. Qui si tratta di lasciarsi indietro determinate idee, ragazzi. La carta del Papa porta sempre anche un po' a quello che è un aumento della consapevolezza, un aumento ehm, di quello che è come vi posso dire, la propensione e l'apertura alla spiritualità. Il fatto che ci sia la morte al contrario vuol dire che, ripeto, non si chiude qualche tipo di ciclo, non si sta abbandonando qualche tipo di idea. C'è qualche idea qui, secondo me, che è legata alla madre. Potrebbe essere la madre di origine o il fatto che voi vogliate diventare madri. Tenete presente che il sole fa anche riferimento ai figli, quindi per molte persone questa carta parla della volontà di diventare madre. Se così non fosse per voi, potrebbe essere riferito alla vostra madre di origine e quindi ad avere un riconoscimento da parte di vostra madre. Se per esempio la mamma non l'aveste più, si tratta di diventare madre di se stessi, diventare quelle persone che nel momento in cui avete un problema vi consolano, che vi danno un abbraccio, che vi confortano, insomma. Si tratta di maturare la compassione verso voi stessi. Andiamo avanti con la ruota della fortuna. Allora, abbiamo un 2 di bastone al contrario e la regina di coppe. Fortemente di nuovo ho questa sensazione di maternità. E qui c'è qualcuno che vorrebbe ma non vede molto futuro. Non vede, diciamo, prospettive di cambio, mi verrebbe da dire, ok? C'è molta indecisione comunque. Andiamo a vedere la sacerdotessa, per piacere, grazie. Abbiamo la stella e il 5 di bastoni al contrario. Credo che qui dobbiate fare un attimino il focus su quello che è importante per voi. Questa carta, a dire il vero, è arrivata proprio per quello. È arrivata per darvi la possibilità di capire che cosa è veramente importante per voi. C'è questo lavoro da dover fare, un lavoro interiore, ok? Ci sono anche tanti conflitti interiori, ma sento che molte persone senza fare questo lavoro perderanno un pochettino di vista quello che è l'obiettivo. Ok? E credo che anche certe persone abbiano perso un po' le speranze se l'obiettivo fosse proprio quello di diventare madre o di gestare quest'idea o questo progetto. Credo che vedendo che le cose in un certo senso non prendono una piega che voi avreste voluto, c'è questa sorta di ripensamento, di perdita di speranza, di perdita del focus. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Abbiamo la torre e il 9, no, torre, 9 di coppe e il 3 di spade al contrario. Sì, ragazzi, qui c'è qualcuno che dovrà ridimensionare, secondo me, quello che è il progetto, l'idea che si ha qua con questa imperatrice, ok? Perché comunque la torre mi parla di una caduta dell'ego. Vi faccio presente una cosa, c'era un fante, sì, c'è un fante di bastoni. Il fante di bastoni parla sempre di un'energia un po' egoista. E rivedendo la torre mi viene da consigliarvi di fare attenzione
diciamo così, chiedervi se quello che voi volete è un desiderio puramente egoico, cioè puramente dell'ego, io voglio quella roba lì, oppure se è un desiderio che potrebbe essere per il più bene alto comune, quindi della famiglia di origine, della famiglia che avete creato o del gruppo lavorativo, insomma. C'è qualche cosa che qui probabilmente è un po' comandato dal vostro ego e vedendo la torre questo qualche cosa potrebbe comunque cambiare, nel senso che la torre parla sempre di bruschi crolli, ok? E sono crolli delle sicurezze normalmente. Il 9 di coppa al contrario, anche qui mi dice che c'è qualche tipo di sogno che non... È come se non arrivasse, ragazzi, è come se qualcuno vedesse sempre più lontano quello che è questo progetto, questo sogno, insomma. Il sole anche fa riferimento ai bambini, bambini in senso lato oppure anche al bambino interiore. Quindi qui per qualcuno si tratta di diventare madri di se stessi. Andiamo avanti comunque, vediamo questo re. Ok, abbiamo un cavaliere di pentacoli, abbiamo un sette di spade e abbiamo la giustizia. Allora, re di pentacoli e cavaliere di pentacoli sono comunque due energie di terra, quindi cavaliere di pentacoli è un'energia molto lenta, ma abbiamo anche un sette di spade e la giustizia. Quindi vi dico che o questo cavaliere, o questo, scusate, re di denari porterà a galla qualcosa, perché qui abbiamo la giustizia che fa venire a galla delle cose e poi un sette di spade che parla di comportamenti poco chiari fondamentalmente, quindi fate attenzione alle persone che vi stanno intorno fondamentalmente, ma la giustizia parla di giustizia divina, quindi qualche cosa qui si verrà a scoprire, qualche cosa verrà a galla, può darsi che sia per mano di questo re di denari o può darsi che sia per mano del cavaliere di denari, a meno che non siano comunque la stessa persona, ok? C'è qualche cosa qui che non vi viene raccontato giusto. C'è comunque la giustizia divina, quindi si parla di qualche cosa che per destino arriva. Avete anche la ruota della fortuna, non è ancora proprio attiva nella vostra lettura, ma c'è, quindi arriverà, ok? Quindi fondamentalmente la tendenza energetica per questa seconda parte di luglio è quella di ridimensionare un pochettino quelli che sono i vostri desideri, chiedervi davvero se quello che state facendo è quello che è giusto per voi, è per il vostro più alto bene oppure no. Vedo che potrebbe esserci dell'ego di mezzo, quindi ecco, fate un po' quelle che sono le valutazioni del caso. La fine del periodo la vedo comunque positiva, sia per questo re di denari, sia per questa carta della giustizia, ok? Non è un cattivo periodo, insomma. Bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice, andiamo a vedere quello che si vede e quello che non si vede. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i like, i commenti, le condivisioni, le donazioni, perché ho anche attivato il cuoricino con il dollaro e con il simbolo del grazie, quindi se ci fosse qualcuno che vuole offrirmi un caffè, c'è la possibilità di farlo adesso tramite appunto quel pulsantino che trovate qui sotto. Osho, che cosa abbiamo da dire agli amici dell'Aquario? Che cosa vedono e che cosa non vedono? Wow, pazienza. Ve lo metto qui perché comunque è una carta che ricorda la gravidanza anche questa, con le lune di attesa, e ve lo metto sotto l'imperatrice perché è una carta che fa riferimento alla gravidanza anch'essa. Poi abbiamo la solitudine e l'abbondanza. Allora, io credo che il sentimento di pazienza, di attesa, diciamo, la sensazione di essere anche un po' fermi, ma non è un fermo, cioè questo lato qui del diavolo l'avete già superato, questo condizionamento secondo me lo avete già superato. Adesso si tratta di portare pazienza, di fare quello che è il lavoro di introspezione in solitaria, è la carta dell'eremita questo, quindi parla di quello che è il lavoro di introspezione,
Vi ricordo che avevate 2 volte la sacerdotessa, quindi parla proprio di ascoltarsi dentro. E poi abbiamo l'abbondanza, che ragazzi è un re di denari, quindi è uscito 2 volte. C'è quello che è l'abbondanza alla fine del periodo, che sia una persona che vi viene in aiuto, che sia una persona che magari vi dà un consiglio piuttosto che un apporto economico, piuttosto che una mano da un punto di vista pratico, la fine del periodo prevede l'abbondanza, ragazzi, quindi state sereni, ok? Un'ultima carta da parte delle fatine, vediamo che cos'altro hanno da dirvi. Gratitudine, ok? E qui si parla appunto di ringraziare anche un po' l'universo per tutto quello che vi ha dato fino adesso e che continua a darvi, insomma, perché alla fine siete in un 10 di coppe, quindi comunque siete in una fase di stabilità e di appagamento anche. Amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!